Che cos'è il mio paese per me? Il mio paese è ciò che mi ha forgiato, ma per un moto viaggiatore è semplicemente un punto di partenza per nuove mete. Ma se questa partenza, se questa volta fosse la mia destinazione, se questa volta è proprio da qui che io cominciassi il mio racconto, beh allora benvenuti ad Avigliano. Ma per cosa è famoso il mio paese? Baccalà! Un baccalà! Baccalà! Il baccalà! 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 Il baccalà! Nico, ma che ci fai qua? Uè, amico mio, niente, sono venuto a risolvere un problema. Ma come mai il baccalà è così famoso ad Avigliano? Venite con me che ce lo facciamo spiegare da Rocco. Ciao Nico, buongiorno, benvenuto. Prego, accomodati. Benvenuti all'Osteria al Borgo. Siamo qui con Rocco e sono venuto qui per risolvere un grosso enigma. Rocco, ma come mai il baccalà è così famoso ad Avigliano? Prego. Sediamoci così ti spiego tutto. Grazie mille. Ora Nico, il baccalà d'Avigliano, perché? Perché il baccalà d'Avigliano? Il baccalà perché essendo un pesce, allora partiamo dal presupposto che è un pesce molto povero, era un pesce molto povero, e aveva questa cosa che si doveva conservare sotto sale, quindi una facilità di trasporto, la lunga conservazione sotto sale. E Avigliano, essendo un paese arroccato, diciamo, tutte le abitazioni avevano quasi sempre una cantina nel tufo, quindi avevano il loro luogo fresco e asciutto dove poter conservare il pesce. Baccalà, che poi alla fine ad oggi è diventato un grande ingrediente, quindi presente in quasi tutte le cucine, nominato anche il maiale dei mari, perché del baccalà non si butta nulla. Enigma risolto. Ed ora vi accompagnerò in questo scorcio pittoresco del mio paese, in una bellissima passeggiata virtuale nel centro storico, abbarbicato alla cima del Belvedere. E ora è arrivato il momento di presentarvi il gioiello della corona di Avigliano. È un pezzo di artigianato e maestria conservato nella Balestra Aviglianese. Vito Summa ci apre le porte della sua bottega. La leggenda della Balestra di Avigliano nasce come dono di amore di un artigiano alla sua amata, per difendere il suo onore dallo ius prime noctis del signorotto locale. Negli anni questo pugnale ha avuto una storia sanguinaria. È stato prima l'arma dei patrioti lucani accorsi alla causa risorgimentale. Nel periodo del brigandaggio divenne l'arma preferita di Ningo Nango, nostro paesano, e di Carmine Crocco. Ningo Nango stesso fu l'artefice dell'approvvigionamento delle truppe dei briganti. Il manico è ricavato dal corno di bufalo maschio, la lama è di acciaio damascato a foglia di olivo. Presenta uno specifico e unico meccanismo, detto lo scrocco. Anche qui non ci sono riferimenti storici, ma la leggenda vuole che il primo scrocco all'apertura della lama fosse un avvertimento, il secondo per la sfida accettata, al terzo il vero e proprio scontro.
Vito Summa è un custode della tradizione aviglianese. La sua passione, la sua dedizione è insita in ogni sua parola che spende nel descrivermi il suo lavoro. Per ogni coltello ci sono dai 7 agli 8 giorni di lavoro, per 8 ore al giorno. Ogni coltello è un pezzo unico, ogni coltello è un piccolo capolavoro. Ci sentirete spesso parlare di Avigliano appellandolo la capitale. Ci guarderete con aria trasognante mentre ci rivolgiamo alla nostra terra come nazione aviglianese. Portiamo in noi il retaggio di un passato glorioso. Che cos'è il mio paese per me? Sarà sempre il mio punto di partenza, ma sarà la meta dove io vorrò tornare. Grazie Avigliano.